Ciao guerrieri di luce, Ciao, io sono Giosuè e io sono Valerio. e questo è Spiritual Podcast, lo spazio dove parliamo di spiritualità, crescita personale, sciamanesimo, meditazione, esoterismo e lo facciamo sempre partendo da un libro. E oggi abbiamo scelto come libro di ispirazione Guarigione sciamanica di Giosuè Stavros. A questo punto, Giosuè, solitamente presento l'autore. Ovviamente oggi non lo facciamo per ovvi motivi, però ci tenevo a dire una cosa, perché questo libro varca i confini nazionali, perché sarà tradotto in francese e a gennaio o febbraio sarà presente in tutte le librerie della Francia e anche del Canada, perché è un libro per il mercato francese, in lingua francese. Esatto, e questo chiaramente mi rende molto orgoglioso, mi fa molto piacere, soprattutto che sia stato scelto questo libro, perché è un manuale che racchiude tutte le forme di guarigione sciamanica più universalmente riconosciute e che chiaramente sono le fondamentali, no? E quindi troviamo appunto l'estrazione sciamanica, il recupero dell'anima, l'accompagnamento dei defunti, il canto dell'anima, che è un'altra pratica molto utile ed importante, e abbiamo scelto di scegliere proprio questo libro perché il tema della puntata di oggi è proprio l'estrazione sciamanica. Io come prima cosa ti chiedo di spiegare che cos'è l'estrazione sciamanica, ma anche andare a contestualizzare il tipo di estrazione sciamanica di cui parli in questo libro, che è quella che riguarda il core shamanism. Sì, faccio una premessa prima. Chiaramente io mi sono formato presso l'Associazione di Studi Sciamanici di Michael Harner, che è stato un antropologo che ha, diciamo, diffuso queste pratiche sciamaniche che sono presenti nella maggior parte dei lignaggi sciamanici, quindi in varie culture del mondo, le ha rese fruibili per l'uomo occidentale e poi chiaramente attraverso il suo lavoro le ha diffuse, anche attraverso la sua associazione che ha formato tantissimi operatori. E il core shamanism è molto utile dal mio punto di vista perché ti insegna la tecnica, quindi rimuove tutto ciò che può essere estraneo, soprattutto per noi occidentali, no? Che magari è proprio prettamente appartenente a quella cultura in cui noi non siamo nati, in cui noi non ci possiamo riconoscere, no? Quindi toglie tutto quell'aspetto più alieno, tra virgolette, e ti insegna la tecnica, quindi come si fa il viaggio sciamanico, come si fa un'estrazione sciamanica. E questo è anche quello che io ho cercato di fare attraverso questo libro, quindi creare un manuale che insegnasse a chi lo legge ad avvicinarsi a queste pratiche. Poi chiaramente sono pratiche che per alcuni possono risuonare più familiari e per altri chiaramente sono molto complesse. È estremamente difficile praticare lo sciamanesimo per una persona iperrazionale, quasi impossibile direi. Quindi chiaramente sono pratiche non adatte a tutti. Quando le persone dicono non tutti possono fare gli sciamani, questi corsi di sciamanesimi, sciamani si nasce, è vero che sciamani si nasce perché non tutti sono chiaramente predisposti a svolgere determinate pratiche o a fare un viaggio sciamanico o a entrare in contatto col mondo dello spirito. Una persona iperrazionale è assolutamente incapace di fare tutto questo, no? E quindi già lì c'è una prima scrematura di chi potenzialmente può avvicinarsi a un sentiero sciamanico e chi invece assolutamente no. Però diciamo, Giosuè, che questo capita un po' in tutti i lavori, Certo. no? O in tutte le arti, no? Perché uno può essere un pittore, ma se non dipinge non lo scoprirà mai. E quindi anche lo sciamano, te puoi sentire il richiamo dello sciamanesimo, ma se non pratichi, se non apprendi queste pratiche, questi insegnamenti, ovviamente non diventerai mai uno sciamano. C'hai il seme, ma questo seme rimane. Mentre per quanto concerne proprio la pratica dell'estrazione sciamanica, per rispondere alla tua domanda, è una tecnica, possiamo definirla così, che consente allo sciamano di andare a rimuovere dal campo energetico della persona delle disarmonie, delle negatività, se vogliamo. Perché se c'è un malessere sul piano fisico, sul piano materiale, che può essere un malessere fisico, un malessere emotivo anche, sicuramente c'è un suo corrispettivo nel mondo spirituale, quindi nel piano delle energie. Una persona che è depressa, faccio un esempio per far capire
alle persone che magari si rivolge a uno sciamano, lo sciamano entrerà in uno stato di trance suonando il suo tamburo, entrerà in contatto con le sue guide spirituali e molto probabilmente andrà a lavorare con l'energia, con lo spirito, così come viene chiamato dagli sciamani, di questa depressione. Questo spirito gli potrà apparire in una forma piuttosto che in un'altra, magari può apparire come una sorta di sciame di insetti che trova localizzato in una parte del corpo e lì va a fare l'estrazione. Mi viene in mente il film Il Miglio Verde. Sì, hai fatto un ottimo esempio perché Il Miglio Verde, diciamo, è un film dove chi conosce la pratica dell'estrazione sciamanica sicuramente ha riconosciuto che è stata fatta una sorta di dimostrazione, no? Chiaramente cinematografica, con tutti gli effetti speciali del caso, però per far comprendere magari a chi non ha visto il film, nel film c'è Tom Hanks che interpreta il ruolo di questa guardia che lavora all'interno di un carcere e tra i carcerati c'è questo uomo di colore che è stato condannato ingiustamente, però quest'uomo ha un dono speciale e è una sorta di sciamano anche lui, ha il dono di percepire l'energia e di poterla in qualche modo estrarre e trasformare e quindi, dato che nel film il personaggio interpretato da Tom Hanks è affetto da queste coliche renali veramente molto dolorose e debilitanti, l'uomo di colore una sera lo chiama attraverso le sbarre e Tom Hanks si avvicina e gli dice avvicinati perché io posso aiutarti, io posso toglierti questo male. Tom Hanks in qualche modo si fida e lui inizia a imporre le mani proprio all'altezza della vescica, quindi anche una zona chiaramente abbastanza Particolare. intima, particolare, tiene con forza Tom Hanks in modo che non scappi e piano piano inizia ad assorbire attraverso le mani questa energia che rappresenta la malattia di cui è afflitto il personaggio. L'assorbe prima dentro di sé, poi a un certo punto l'uomo di colore apre la bocca e subito libera nell'aria uno sciame, sembra quasi di insetti, di mosche, insomma quella è la rappresentazione chiaramente simbolica, quindi l'immagine spirituale, se così la vogliamo definire, del problema e quindi delle coliche renali. Cioè, in questo esempio che hai fatto stai parlando di una malattia. In questo caso erano le coliche renali, ma queste energie negative provocano solo malattie fisiche o possono anche provocare degli squilibri a livello mentale? La disarmonia può avvenire in qualsiasi campo, in qualsiasi piano dell'essere umano e quindi può, diciamo, manifestarsi attraverso il corpo, attraverso una malattia, si può manifestare attraverso un malessere psicologico e quindi una depressione o degli attacchi di panico, ma si può anche manifestare attraverso una disarmonia in un settore della sua vita. Quindi ci sono delle persone che magari hanno un'energia molto forte, negativa, che agisce sul piano della carriera o sul piano della famiglia, degli affetti. Anche in questo caso si può fare un'estrazione sciamanica e andare in qualche modo a ripulire l'energia della persona e l'energia che circonda anche le persone. Una domanda che sicuramente chi ci segue vorrà farti è: ma tutti abbiamo necessità dell'estrazione sciamanica? No, non tutti hanno bisogno dell'estrazione sciamanica perché ognuno può scegliere la sua via che lo può portare tranquillamente verso la guarigione e questa via può passare attraverso la medicina ufficiale, la medicina allopatica, attraverso, non so, un percorso di psicoterapia o di psicoanalisi. Ognuno deve scegliere, secondo me è importante questo in un mondo libero, ognuno deve scegliere la via che lo chiama di più. Questo non vuol dire che se io ho una malattia fisica importante non mi devo curare con la medicina ufficiale. Noi consigliamo sempre di farlo perché la guarigione deve essere fatta a 360 gradi, quindi se è vero che il medico ti va a curare il sintomo, sappiamo anche però che lo sciamano agisce a livello più profondo, agisce a livello dell'anima, agisce a livello energetico e spirituale, quindi combinando sia l'aiuto dello sciamano con l'aiuto della medicina ufficiale, chiaramente si ha l'effetto migliore possibile, si raggiunge la guarigione nel modo migliore dal mio punto di vista. Come una persona però
può rendersi conto che ha bisogno magari di ricevere un'estrazione sciamanica, o ancora più semplice, come può rendersi conto se nel suo campo energetico ci sono delle intrusioni negative o comunque disarmoniche? Questa è una bellissima domanda, perché non è scontato che uno capisca che c'è qualcosa che non va nel suo campo energetico, non è assolutamente scontato. Sicuramente per avere questa sensibilità, soprattutto in quest'era, in questo mondo dove siamo costantemente distratti e addormentati volutamente dai mass media e dai social networks, è essenziale ascoltarsi e quindi praticare la meditazione. Quindi quando ci si ascolta, quando si entra in contatto con il nostro spirito, con la nostra energia, riusciamo anche a prendere consapevolezza se c'è qualcosa che non sta andando nella giusta direzione, quindi se magari abbiamo assorbito delle energie che non ci appartengono o se abbiamo noi stessi generato delle negatività attraverso, non so, magari dei periodi in cui siamo stati fagocitati da pensieri negativi o da emozioni negative che chiaramente vanno anch'esse a creare una sorta di energia disarmonica nel nostro campo energetico. Però ecco, per rispondere alla tua domanda, per capirlo bisogna avere una certa familiarità con l'ascolto interiore, quindi per me, dal mio punto di vista, è essenziale svolgere la pratica della meditazione quotidianamente. Sì, infatti Giosuè, non è che lo sciamano si accorge su una persona di queste energie negative in uno stato ordinario di coscienza. Uno sciamano, per accorgersene, deve comunque effettuare il viaggio sciamanico e quindi ad accedere a una realtà separata, e in quella realtà va a vedere, va a controllare se una persona ha queste negatività. Sì, allora diciamo che chiaramente lo sciamano in uno stato ordinario di coscienza, come l'hai definito tu, può diciamo farsi un'idea, no? Generale, e quindi capisce l'energia della persona, capisce se è un'energia bella, luminosa, positiva o se è chiaramente carico di energie disarmoniche, però non ha subito l'idea chiara di come poter intervenire, come poter aiutare la persona. Questo lo scopre nel momento in cui fa il viaggio sciamanico. Quindi anche quando faccio i viaggi sciamanici per aiutare un'altra persona, io non so mai a priori quello che andrò a fare in termini di tecniche. Lo capisco quando inizio a fare il viaggio sciamanico, perché lì vado in uno stato di trance, lì mi si apre la visione spirituale, quindi riesco anche a percepire, a vedere che cosa non va, cosa non è in armonia nel campo energetico e soprattutto, cosa importantissima, mi lascio guidare dai miei spiriti alleati, perché ricordiamo sempre che lo sciamano è un tramite e quindi è colui che mette in comunicazione la persona con degli spiriti benevoli che poi hanno la funzione stessa di aiutare questa persona. Secondo me hai reso anche un po' curiose le persone però di come funziona praticamente questo tipo di guarigione. Se ci vuoi un attimo spiegare, quando te fai un viaggio per un'altra persona o anche per te stesso, perché come abbiamo detto sono tecniche che una persona può usare anche su se stesso, come si svolge questo tipo di guarigione? Si svolge facendo appunto il viaggio sciamanico come prima cosa, quindi io inizio a suonare il mio tamburo, vado in uno stato di trance, entro in contatto con le mie guide e una volta che sono in contatto con le mie guide spirituali chiedo loro di connettermi all'anima, allo spirito della persona che ha richiesto il mio aiuto, che può essere anche lì fisicamente accanto a me mentre io suono il tamburo, ma se questo non è possibile, tutte le pratiche sciamaniche, dato che agiscono sul piano dello spirito, non necessitano la presenza fisica, quindi di avere proprio la persona lì accanto, si può fare benissimo un trattamento anche a distanza. Proprio perché l'estrazione sciamanica avviene nel piano spirituale e come abbiamo anticipato prima, non è tanto l'operatore stesso, quindi lo sciamano, a svolgere questa estrazione, ma sono i suoi spiriti alleati. Infatti nei nostri corsi insegniamo per esempio ad entrare in contatto con questo alleato che ci aiuta a svolgere l'estrazione sciamanica, che solitamente si mostra come un animale totemico, no? Che può essere
non so, un corvo piuttosto che una tigre, un lupo, ma potrebbe anche apparire con sembianze umane, magari mostrarsi come un nostro antenato. Sarà in effetti questa guida a svolgere questa magia, definiamola così, e quindi a assorbire questa energia disarmonica e poi trasformarla. Solitamente si trasforma con un elemento, che può essere il fuoco, può essere l'aria, può essere l'acqua, può essere la terra. Ogni sciamano può utilizzare un elemento che magari gli risulta essere più congeniale, oppure a seconda del caso che si trova a trattare, a volte sentirà il bisogno di trasmutare queste energie con il fuoco e altre volte invece sentirà il bisogno di seppellirle nella terra. Il tutto però avviene nel mondo dello spirito, quindi anche descriverlo, ciò che si fa mentre si svolge un'estazione sciamanica non è semplice. Infatti noi diciamo sempre che le pratiche sciamaniche sono più semplici quando le viviamo in prima persona piuttosto che quando ci vengono descritte come si fanno, no? Quindi è assolutamente essenziale, per capire di cosa stiamo parlando, perlomeno sperimentare un viaggio sciamanico, che sia anche un viaggio semplice per andare a incontrare il proprio animale di potere. Però detto questo, insieme al nostro spirito alleato, noi andiamo a rimuovere queste energie disarmoniche che vedremo in un punto del corpo. Io solitamente quando faccio un viaggio a distanza, per esempio, vedo la persona distesa nel mio luogo di potere con le mie guide intorno, e quando chiedo la visione a un certo punto inizio a percepire che in un punto del corpo specifico c'è una disarmonia, c'è una negatività. E quindi atto una vera e propria chirurgia spirituale, definiamola così. A volte la persona viene addirittura smembrata totalmente dal mio animale totemico, o a volte invece è necessario semplicemente andare a rimuovere qualcosa di estraneo che mi appare magari, non so, come del fango, della muffa o delle pietre o degli oggetti metallici, cioè è tutto simbolico. Ciò che noi vediamo nel mondo dello spirito ha una valenza simbolica, per cui è chiaro che se io all'interno del corpo di una persona vedo dei ragni o degli scarafaggi, non è perché il mondo dello spirito mi vuole spaventare, ma è per farmi capire che c'è qualcosa che non va bene, che deve essere rimossa. Abbiamo parlato di energie negative, no? Di rimuovere energie negative, quindi sicuramente una delle cose che le persone si domandano è quanto è pericolosa questa tecnica per chi l'affettua, ma anche per chi la subisce. Può essere pericolosa se questa tecnica non viene svolta in uno stato di espansione della coscienza. Nelle pratiche sciamaniche l'espansione della coscienza è la chiave. Tu non puoi fare queste pratiche in uno stato ordinario, non puoi farle con la mente. E quindi con la mente cosa vuol dire? Mi metto lì, so che hai mal di pancia, metto le mani sulla tua pancia e assorbo questa energia, ma lo faccio tutto a livello mentale. Lì può essere pericoloso, innanzitutto perché non ti sei connesso col mondo spirituale, non ti sei connesso con i tuoi spiriti alleati che hanno la funzione in primis di proteggerti e poi di svolgere quella guarigione, perché sono loro che hanno il potere di farlo, non tanto tu che sei l'operatore. Perché sei un tramite anche in questo caso. Sei un tramite e proprio perché sei un tramite in questa modalità sei protetto. E l'altra domanda che ti avevo fatto, Giosuè, era se non effettuando la procedura in maniera corretta posso recare danni alla persona a cui faccio questo tipo di guarigione. No, non c'è il rischio di fare danni all'altra persona, piuttosto ci può essere il rischio di fare il danno a noi stessi. Quindi se noi assorbiamo un'energia che poi non sappiamo trasformare, poi abbiamo tolto il problema da una persona, ma l'abbiamo preso noi. Quindi Quello che sotto certi aspetti capita anche nella vita di tutti i giorni, quante volte assorbiamo energie involontariamente anche di un'altra persona e poi non sappiamo liberarcene. sì, è perché siamo tutti connessi. Quindi se teniamo conto che il nostro campo energetico si estende per oltre 3 metri, no? Così ci viene insegnato, capiamo che la nostra energia entra costantemente, si scambia costantemente con quella delle altre persone, con quella dei luoghi, con quella degli animali.
e questa contaminazione continua ci porta a volte a portarci dietro, non sapendo, qualcosa che non ci appartiene. Quante volte magari entriamo in un luogo estremamente ostile e subito questa energia disarmonica ci pervade. Magari eravamo tranquilli, sereni, avevamo avuto una giornata anche piuttosto positiva e entrare in contatto con determinate persone, con determinati ambienti estremamente negativi in qualche modo ci influenza. Questo avviene perché la nostra energia è costantemente in scambio e in comunicazione con quella degli altri e per imparare a schermarci nel modo ottimale chiaramente ci vuole una certa esperienza e bisogna, come dicevamo prima, anche essere molto costanti nella pratica della meditazione. A questo punto un piccolo esempio di come possiamo proteggerci quando andiamo al supermercato, per esempio il centro commerciale che hai detto prima. In primis l'intento, che è la cosa più potente. Quindi se io pronuncio dentro di me con fermezza, con convinzione l'intento di non farmi attaccare dall'energia delle altre persone e quindi di creare effettivamente una sorta di scudo intorno a me, già questo mi protegge. Ciò vuol dire però, quando si pronuncia questo intento, anche tenergli fede. Per cui nel momento in cui, non so, vado in ufficio e arriva la mia collega che mi vomita sempre addosso i suoi problemi e le sue preoccupazioni, io devo avere anche quella fermezza e quella forza di rifiutare questa intrusione. Devo riconoscere qual è il vero scopo di quella persona. Perché quando una persona si concentra su di noi e continua sempre a sfogare tutti i suoi problemi, tutte le sue preoccupazioni, tutti i suoi drammi su di noi, ci ha scambiato per la sua pattumiera. Cioè, questo deve essere chiaro e quindi il mio intento vuol dire io oggi decido che non sono più la pattumiera di nessuno e quindi a quella collega gli risponderò male una o due volte finché la smetterà di tormentarmi. Io, Giosuè, un metodo che utilizzo a volte quando so che devo andare in posti particolari dove ci sono energie che non mi piacciono, mi spruzzo un po' addosso un po' di acqua florida, ma non in maniera meccanica, ma con l'intento che l'acqua florida mi protegga da tutte le energie esterne. Sì, questo lo faccio anch'io, a volte utilizzo anche l'acqua di ruda, che sono chiaramente delle acque sciamaniche molto potenti e che hanno effettivamente la funzione di schermarci, di proteggerci da energie disarmoniche. Ci sono tanti metodi, anche quello di creare un cerchio di luce intorno a sé, di visualizzarlo e quindi di farlo in uno stato meditativo o di creare una bolla protettiva intorno a sé. Ci sono tantissimi metodi. Una cosa che secondo me è interessante e che spesso non viene affrontata su questo tipo di guarigione è che sotto certi aspetti è un palliativo questo tipo di guarigione, non è risolutiva. Mi spiego meglio. Cioè, se io non adotto un cambiamento però nella mia vita, queste intrusioni potrebbero rientrare dentro di me. Secondo me questa è una parte molto importante. Sì, e ne parlo soprattutto nella prima parte del libro dove spiego cos'è la visione sciamanica del malessere, della malattia, della disarmonia. E spiego anche che i primi creatori di energia negativa che poi va a causare chiaramente quelli che possono essere i nostri malesseri siamo noi stessi. Quindi è molto importante prendere consapevolezza del nostro potere. Noi tutti i giorni costantemente creiamo la nostra realtà. Il problema è che non lo facciamo in maniera consapevole. Lo facciamo in maniera del tutto inconsapevole e quindi creiamo un grande caos il più delle volte. Se io coltivo dentro di me costantemente sentimenti di odio, di rabbia, di frustrazione, di invidia, è chiaro che io sto avvelenando il mio spirito e questo avvelenamento prenderà una forma anche sul piano materiale e quindi non so, mi potrebbe venire un'artrite, invento, piuttosto che scatti di ira incontrollabili o che ne so,
emicrania. Poi ognuno chiaramente somatizza nel luogo che per lui è più simbolico riguardo al suo specifico problema, perché anche il corpo è simbolo, ma può anche somatizzare in quel punto che chiaramente del corpo è più debole. Ti ho fatto questa domanda, Giosuè, perché spesso le persone pensano di andare dallo sciamano, lo sciamano effettua la sua guarigione e tutto si risolve. In realtà non è così, perché la via sciamanica è un percorso che una persona fa tutta la vita e quindi, come ci insegna sotto certi aspetti anche lo sciamanesimo tolteco, dobbiamo sempre stare attenti nel nostro percorso. Perché ti dico questo? Perché spesso uno va dallo sciamano, gli dà in mano, gli dice qual è il problema e poi pensa, come ho detto, che tutto si risolva. Questa c'è la medicina ufficiale. Bravo, è proprio così. Se vai da uno sciamano o comunque da un operatore che agisce sul piano spirituale, sul piano profondo, devi pensare di doverti mettere in discussione. Devi lavorare su te stesso. Sì, e perché effettivamente lo scopo ultimo per lo sciamano è quello di farti guarire da tutti i tuoi malesseri e di liberarti di tutti i tuoi demoni. Ma per arrivare a questo grande traguardo devi cambiare tante cose che chiaramente sono la causa stessa della tua disarmonia, del tuo malessere. Per cui questa causa potrebbe essere anche un'attitudine sbagliata nei confronti della vita, un modo in cui ti poni che chiaramente non ti porta a giungere dove tu vuoi arrivare. E quindi è imprescindibile il mettersi in discussione, il lavorare su di sé, se si vuole raggiungere l'equilibrio e la guarigione attraverso la via sciamanica, perché altrimenti chiaramente ci sono tanti modi per poter andare avanti, non star bene, perché non è la verità, andare avanti. Quindi ci sono persone che magari si imbottiscono di psicofarmaci per evitare di essere depresse, per evitare di avere attacchi di panico o ansia e vanno avanti così e vuol dire che loro sono pronte per quello, non per altro. Non dobbiamo mica colpevolizzare il modo in cui una persona sceglie di curarsi. Ci sono altre persone che invece pretendono di più, vogliono stare bene e allora sono disposte anche a mettersi in discussione, a rigirarsi come un calzino, a scavare dentro di sé finché tutto quel veleno che in qualche modo deve essere estratto finalmente viene fuori. Prima di concludere la puntata di oggi, Giosuè, ti ricordi la prima estrazione sciamanica che hai fatto su un'altra persona? Allora, sì, mi ricordo la mia prima estazione sciamanica, l'ho fatta su di me, in realtà, però ti porto questo esempio perché è molto particolare. L'ho fatta che ancora ero ragazzino, quindi non mi ero ancora avvicinato al mondo sciamanico. Mi trovavo sul letto, stavo per dormire, insomma, ero in quella fase, sai, di prima di dormire, che sei nel dormiveglia e che chiaramente sei molto vicino allo stato di trance, e questa è una chiave importante di lettura, e avevo un grande mal di stomaco, ma proprio un mal di stomaco tale che non mi permetteva nemmeno di addormentarmi. E in questo stato di dormiveglia ho iniziato a entrare in ascolto del mio corpo e mi è apparsa la visione di come delle foglie di lattuga ammuffite che erano proprio all'interno del mio stomaco. E io ho immaginato di rimuovere una a una queste foglie finché a un certo punto il malessere è svanito e io mi sono addormentato tranquillo. Ecco, quello che io ho fatto all'epoca in maniera del tutto inconsapevole era un'estazione sciamanica. Chiaramente l'ho scoperto tanti anni dopo quando ho studiato queste tecniche. Ma sono andato in uno stato di trance perché ero nel dormiveglia. Sono entrato in contatto con il mio corpo e ho visto l'energia di quel malessere in una forma simbolica, queste foglie, e poi sono andato a rimuoverle. Una volta rimosse, il mio malessere è passato. E con questo esempio che ci hai fatto capire ancora di più come queste tecniche sono già dentro di noi, le Sì. andiamo solo a riscoprire. Esatto, infatti quando soprattutto facevamo i nostri corsi di formazione a Milano in presenza e magari avevamo a che fare con persone che erano molto all'inizio, che facevano un corso base di sciamanesimo dove veniva loro richiesto soltanto di imparare a fare il viaggio sciamanico, a incontrare l'animale di potere e alcuni
svolgevano già magari una piccola estrazione, no? Quindi durante l'esperienza in maniera del tutto autonoma percepivano, vedevano che cosa non andava bene nella loro energia e con la guida chiaramente dell'animale totemico andavano a rimuovere queste disarmonie. E loro, esattamente come era successo a me, non sapevano cosa stavano facendo. Poi noi abbiamo spiegato che si trattava di un'estrazione sciamanica. Sì, hai fatto questo esempio, effettivamente spesso capita che nella formazione le persone apprendano anche in autonomia delle tecniche che poi vengono spiegate magari in corsi avanzati, in corsi successivi, e si ritorna sempre a quel discorso di come queste tecniche siano già dentro di noi. Per apprendere questa tecnica, Giosuè, hai scritto il libro, ovviamente, però io ricorderei anche dei nostri corsi di sciamanesimo, quello dell'estrazione sciamanica in particolare, Sì. dove viene spiegato passo passo proprio questa tecnica, sia a livello teorico, sia a livello pratico, con esercizi e con dei viaggi sciamanici appositi. Allora, io questo libro l'ho scritto proprio per le persone che ci seguono e che hanno fatto i nostri corsi, proprio per mettere qualcosa nero su bianco che rappresenti proprio le tecniche essenziali della guarigione sciamanica. È un libro esperienziale, quindi chiaramente c'è una parte sia teorica, sia c'è l'invito a farle queste pratiche, a sperimentarle, a mettersi in gioco. Però è chiaro che se uno volesse veramente apprenderle, quindi mettere proprio le mani in pasta in queste pratiche sciamaniche, consiglio sicuramente il corso di formazione, perché ti dà degli strumenti importanti. Anche il confrontarsi con altre persone che come te stanno apprendendo quella pratica e sentire le loro condivisioni, le loro esperienze durante i viaggi sciamanici è molto importante. Io a mio modo ho cercato di riportare questo aspetto del corso nel libro, mettendo anche degli esempi di viaggi sciamanici svolti da me o svolti da altre persone. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto, grazie per averci seguito fino alla fine, vi chiediamo di sostenerci con un bel pollice in su se questo video è stato di vostro interesse e se non l'avete ancora fatto vi invitiamo ad iscrivervi al canale. E noi ci vediamo per il prossimo podcast. Ciao!